Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. In questo appuntamento in giardino volevo parlare di questo passaggio di stagione perché siamo quasi arrivati all'autunno, non è lontanissimo, siamo già a metà settembre, quindi questa è una fine estate. Questa che potete vedere è una Nepenthes Miranda, chiamata anche Nepenthes mixta nei primi anni 80, una Nepenthes che ha perso un po' la sua importanza probabilmente nel commercio perché è stata rimpiazzata poi nel corso degli anni dalla Nepenthes ventrata, che io giudico un po' meno bella rispetto alla Nepenthes Miranda, proprio perché la Nepenthes Miranda coltivata nei vivai, probabilmente pompata un po' con un po' di concimi, credo, la trovavo in vendita con dei trappoloni veramente grossi. In coltivazione, poi in casa, nelle nostre coltivazioni casalinghe, questa pianta tende a produrre delle trappole leggermente più piccole, ma potete vedere sempre spettacolari. Guardate qui che bellissima trappola, e ne ha fatte veramente tante. Tra le varie trappole che sono cresciute al di sotto, qui ce n'è un'altra informazione, ci sono anche quelle che crescono nella sommità, che a me piacciono tantissimo perché sono delle trappole un po', sembrano quasi volanti, perché sono appese, le ho appese io tramite dei fili al glicine. Però se noi inseriamo un paletto all'interno del vaso della nostra pianta e la leghiamo, le foglie prenderanno questa forma un po' leggera, e le trappole sono poi appese proprio al di sopra di queste foglie che sono abbastanza robuste, quindi tendono sì a piegarsi poi con la creazione della trappola, ma più il fusto diventa alto e più avremo queste trappole che sembrano proprio appese e volanti. C'è una differenza tra le trappole prodotte dalla Nepenthes a livello del terreno, in questo caso a livello vicino al vaso, e le trappole prodotte poi nell'altezza della pianta, perché la Nepenthes ha questa caratteristica che quando comincia a svilupparsi dal seme, crea una pianta che è abbastanza molto vicino al suolo, allora crea delle trappole adatte per poter catturare degli insetti terricoli. Man mano che il suo sviluppo cresce in altezza, tenderà poi a catturare anche quelli che sono insetti volanti e quindi perderà una piccola funzione che si può notare proprio nelle trappole. Adesso mi avvicino per farvi vedere questa differenza tra trappole che crescono nella sommità della pianta e trappole che invece crescono, come ad esempio in natura, a livello del terreno. Quello che si può notare nelle trappole che crescono a livello del terreno, quindi le trappole che crescono nella parte bassa della pianta, quando ancora non si è sviluppata in altezza, è una sorta di peluria, potete vederla qui. Questa peluria serve semplicemente, immaginiamo questa trappola appoggiata proprio nel terreno, per far capire agli insetti che possono arrampicarsi, quelli terricoli che non possono volare, possono arrampicarsi in questi peli come se fosse una scala per raggiungere la sommità della trappola e poi cadere vittima appunto della trappola stessa in modo che la pianta possa nutrirsi. Qua si possono anche vedere, guardate che trappola veramente grande, è uno spettacolo. Qui c'è una doppia scala appunto, si crea in queste trappole, vedete, questi filamenti che aiutano proprio l'insetto ad arrampicarsi per finire poi intrappolati. Mentre nella parte alta della pianta, quando comincia a svilupparsi in altezza, le trappole prendono una funzione diversa e anche hanno un aspetto diverso. Ecco, potete vedere che nelle trappole che crescono un po' in altezza sulla nostra pianta di Nepenthes, questi filamenti sono spariti, la trappola non ha più bisogno di produrli, cambia anche leggermente la forma perché è più affusolata e quindi sembra più leggera, più volante. Mi dà l'impressione che queste trappole siano proprio volanti. Ecco, queste trappole qui sono proprio adatte per catturare gli insetti che arrivano in volo, quindi non devono più arrampicarsi, si appoggeranno praticamente su questa superficie molto colorata nelle trappole di Nepenthes e automaticamente poi finiranno all'interno e la pianta potrà digerire l'insetto che poi muore per annegamento, anche perché queste trappole è vero che si sviluppano già con una sorta di liquido all'interno, con una piccola quantità di liquido all'interno, poi le piogge, immaginate in natura in questi posti tropicali quando ci sono questi grandi acquazzoni, un po' di acqua finirà all'interno e aiuterà la trappola a mantenersi sempre con un livello di acqua adatto per poter nutrirsi con l'annegamento degli insetti che poi si decompongono e la pianta li assorbe. Alcune piante in natura, alcune Nepenthes in natura hanno anche delle caratteristiche molto particolari. Sotto l'opercolo, tipo nella Nepenthes Lowi,
si formano proprio dei cristalli che sembrano dei cristalli di zucchero. È una sostanza molto zuccherina che attrae addirittura anche dei mammiferi che defecano all'interno della trappola, perché non vengono intrappolati dalla trappola, ma si appoggeranno in questa parte, in questa parte appunto della trappola, leccheranno questi cristallini che ci sono e automaticamente defecheranno poi all'interno della trappola, e quindi questa è una ulteriore forma di nutrimento di questa pianta carnivora. Bene, abbiamo visto le trappole della Nepenthes, quelle che sono nella parte alta e quelle che sono nella parte bassa. Vediamo un attimo come coltivare questa pianta carnivora. Ho già parlato della sua coltivazione in un video precedente di Appuntamento in Giardino, metto poi al di sotto di questo video il link, ma mi piace riparlarne perché in realtà il video di questo Appuntamento in Giardino era appunto riferito, come ho detto all'inizio, su questo passaggio di fine stagione quando si va verso l'autunno, quindi più che altro sul fatto che una pianta tropicale si trova poi in un ambiente in cui le temperature cominceranno poi a raffreddarsi, e quindi bisogna anche pensare dove collocare la nostra Nepenthes poi all'interno della nostra casa. Ricapitolo qui un attimino le norme di coltivazione per poter coltivare una pianta di Nepenthes Miranda, questa meravigliosa pianta carnivora, e sono abbastanza semplici per questo tipo di Nepenthes. Le altre più delicate ci sono poi degli articoli su internet in cui uno può andare a leggere bene le informazioni, perché quando sono particolarmente delicate le Nepenthes allora lì bisogna fare molta attenzione. Partirei dalla luce. La Nepenthes Miranda è una pianta carnivora che vuole un'illuminazione particolarmente potente, quindi io la lascio qui ad esempio che prende il sole al mattino fino a mezzogiorno, poi dopo va in ombreggiatura per via del glicine che la mette in ombra, e la sera poi prende di nuovo una luce serale che arriva da questa parte, quindi è inondata sia da una parte che dall'altra poi nel corso della giornata. Logicamente la luce solare poi della sera sarà molto meno forte di quella magari del mattino quando si avvicina al mezzogiorno. Queste sono piante che richiedono molta luce, ma non bisogna lasciarle esposte al sole tutto il giorno perché rischiano innanzitutto di asciugarsi particolarmente, di disidratarsi abbastanza velocemente. Il terriccio asciuga più in fretta, ma la pianta patisce un'esposizione solare continuativa, quindi è meglio coltivarle in una zona in cui prende un po' di sole e poi dopo va in ombra. Questa sarebbe la condizione ideale. Ancora meglio, durante tutto il giorno, un'esposizione solare filtrata attraverso un qualcosa. In questo caso il glicine ad esempio fa passare diversi raggi che sono sempre diversi perché man mano che la luce si sposta passano attraverso altre foglie e quindi si crea sempre un altro tipo di illuminazione, un po' come avviene in natura. Comunque sempre un'illuminazione molto ma molto potente per le nostre Nepenthes, ma non sole diretto tutto il giorno, qualche raggio va bene. Terriccio. Per il terriccio delle Nepenthes, io la Nepenthes Miranda l'ho rinvasata 2 anni fa in un vaso in cui ho inserito, un vaso di plastica assolutamente, in cui ho inserito una manciata di torba, una manciata di perlite e una manciata di bark, tutto in parti uguali, in modo da creare questo terriccio che è molto vaporoso, leggero, arioso, lascia passare anche l'aria, perché il terriccio ideale per le Nepenthes è un terriccio che riesce a bagnarsi per bene, l'acqua poi drena e il terriccio rimane umido, particolarmente umido, ma non fradicio. Sono piante che non amano i ristagni idrici, anche se ogni tanto io comunque la Nepenthes Miranda la innaffio talmente tanto che si riempie il sottovaso, e se le giornate sono particolarmente calde, tipo sui 30 gradi come abbiamo avuto, 30-32 gradi, allora per 2 giorni magari avrà acqua nel sottovaso, ma il sole è talmente potente, soprattutto al mattino quando la inonda un po' di sole, che il terriccio assorbirà molta acqua perché c'è evaporazione, e quindi automaticamente quest'acqua nel sottovaso andrà a esaurirsi abbastanza in fretta. Nelle giornate invece uggiose o con un clima particolarmente freddo perché ci si avvicina magari all'autunno non lasciamo acqua mai nel sottovaso. Ogni tanto può capitare e ogni tanto la pianta lo può sopportare, l'importante è che non sia sempre così. L'acqua per bagnare la Nepenthes Miranda? Beh, un'acqua sicuramente distillata, un'acqua da impianto magari a osmosi, oppure acqua piovana. L'acqua piovana è l'ideale, è la miglior acqua con cui possiamo bagnare le nostre piante carnivore. Io ho la grandissima fortuna di abitare in un luogo in cui c'è un acquedotto, un consorzio che gestisce l'acqua che arriva potabile a casa mia ha un pH di 5,5, quindi è un'acqua tenerissima.
quindi io ogni tanto quando la ricovero in casa, ogni tanto una bicchierata di acqua potabile del mio rubinetto gliela do perché tanto è tenerissima, ma in realtà le piante carnivore andrebbero sempre bagnate con acqua magari raccolta, piovana, oppure acqua distillata o impianto osmosi, come dicevo prima. Non bagniamo mai le nostre piante carnivore con acqua di rubinetto, soprattutto se è un'acqua calcarea, perché può creare alla pianta dei grossi danni, anche all'apparato radicale, soprattutto all'apparato radicale. La temperatura adatta per coltivare bene la Nepenthes miranda è sicuramente una temperatura molto alta. In tarda primavera, estate, qui le temperature arrivano anche sui 30 gradi, lo dicevo prima, 32 gradi, anche 35 gradi siamo arrivati quest'anno in alcune giornate. La pianta sopporta queste temperature, magari la possiamo nebulizzare un attimino al mattino prestissimo, oppure la sera tardi per rinfrescarla un pochettino. Logicamente se esposta molto al sole la ritiriamo e la mettiamo leggermente un po' in ombra, perché altrimenti un sole così potente può bruciare le foglie. Ricordiamoci però che per quello che riguarda sempre l'illuminazione, se notiamo che con la luce che le abbiamo dato le foglie della nostra Nepenthes miranda si colorano un pochettino di rosso, come in questo caso, vuol dire che l'illuminazione è ottimale. Se vediamo invece delle bruciature, allora vuol dire che dobbiamo ritirarlo un pochettino in una zona meno illuminata. Concimazioni, io non la concimo mai la Nepenthes, le piante carnivore non hanno bisogno di concimazioni. Quello che può capitare in questa Nepenthes situata in questo luogo è che quando avevo qui tutte le mie tillanzie, io nebulizzandole giornalmente cadeva un po' di acqua anche sulla Nepenthes. Quando utilizzavo il concime per concimare le orchidee, poi riempivo di nuovo con il concime rimanente l'annaffiatoio, diluito tantissimo, e spruzzavo sulle tillanze in modo da concimare anche loro. Un po' di concime sicuramente nelle nebulizzazioni è finito un po' all'interno delle trappole, perché qui si creava una sorta di nube di vaporizzazione, quindi qualcosa è finito sulla pianta e magari ne ha approfittato un po' la pianta per avere quella dose in più di nutrimento. Però ricordiamoci che le Nepenthes sono piante, tutte le piante carnivore, sono piante che non vanno concimate. In qualche caso si può usare un concime diluitissimo, magari per orchidee, per aiutare una pianta carnivora in difficoltà, solo in alcuni determinati tipi di piante, ma più che altro queste sono piante, abbiamo visto, che si nutrono in natura di insetti, quindi già il loro nutrimento ce l'hanno. Per la moltiplicazione della Nepenthes miranda possiamo moltiplicare la nostra pianta utilizzando delle sezioni di fusto che andranno private delle foglie, tagliate a metà per impedire un'eccessiva traspirazione. Andranno inserite in un terriccio sempre adatto per le Nepenthes, con un sacchettino sopra, come abbiamo visto anche per le talee di gardenia e di ortensia. In quel modo si crea un ambiente talmente umido che la talea può radicare. Lì c'è soltanto da seguire un attimino di più quello che riguarda la temperatura all'interno del sacchetto, che non deve essere veramente eccessiva, ma soprattutto bucherellare il sacchetto per arieggiare nonostante la grande umidità, e il terriccio non deve essere mai fradicio ma mantenuto costantemente umido, magari inserendo all'interno dello sfagno. Ora che mi ricordo, qui nel terriccio della Nepenthes probabilmente un po' di sfagno gliel'ho anche messo insieme al bark, perlite e torba, e quindi poi si otterranno così la radicazione della talea e avremo una nuova pianta. Non è molto semplice da fare, anche se può sembrare, ma ci possiamo provare, soprattutto perché la Nepenthes miranda, ad esempio, produce un sacco di nuove direzioni e quindi si può scegliere quella più adatta per provare a fare l'esperimento della talea. Mi sembra di aver detto un po' tutto su Nepenthes miranda. Se ho dimenticato qualcosa sicuramente troverete qualche informazione nel video precedente, fatto 2 anni fa se non sbaglio, qui in Appuntamento in Giardino. È inutile che io vi dica quanto questa pianta possa essere veramente affascinante e bellissima, quanto le sue trappole siano incredibili. Ci sono delle Nepenthes che sono ancora più affascinanti, con trappole di diversi tipi, con funzioni anche nella trappola di diversi tipi, perché ce ne sono alcune che sembra quasi che si nutrono esclusivamente delle deiezioni degli uccelli all'interno della trappola. Insomma, c'è da sbizzarrirci nel mondo delle piante carnivore. All'inizio del video ho parlato appunto di questo passaggio di estate in autunno e concludo questo video parlando proprio di questo un attimino prima di concludere il video. Io questa pianta adesso la tengo ancora qui fino a fine ottobre. Quando a novembre le temperature cominceranno a scendere parecchio, arriveremo sui 11 gradi, 12 gradi, io la prenderò e la sistemerò in casa
Nepenthes miranda non ha assolutamente bisogno di un terrario, di luci ed altro. La metterò in casa in una stanza che non è riscaldata, ma la temperatura si mantiene sempre sui 12 gradi, in inverno arriva fino a 12 gradi. C'è una grande porta e finestra, ho cambiato le porte e le finestre di casa mia finalmente dei grossi vetri che fanno entrare un po' più luce. La sistemerò davanti a questa porta finestra con questa grande lastra di vetro che lascia passare la luce solare, diciamo dal primo mattino, dall'alba fino alle 11 mezzogiorno. Avrà un po' meno luce perché poi tutto il resto della giornata rimarrà proprio nell'ombra della stanza. Questa Nepenthes tenderà a soffrire, quindi produrrà delle deformazioni magari un pochettino sulle foglie, non crescerà più, non farà per tutto l'inverno assolutamente neanche una trappola, patirà un pochettino, ma è talmente robusta che poi quando la portiamo fuori in primavera, questa pianta magari andiamo a intervenire su ciò che si è seccato o meno, eliminiamo tutte le parti che si sono rovinate e appena arriva il periodo caldo riesplode di nuovo con la sua vegetazione creando di nuovo una marea di trappole. Quindi quello che ci richiede la pianta, nonostante è abbastanza robusta, è di avere un pochettino di pazienza se la ricoveriamo in un posto come il mio purtroppo, in cui prende la luce solo al mattino e poi rimane in ombra. Quindi pensate all'importanza della luce solare, della luce potente più che altro, su queste piante per poter ottenere veramente un grandissimo sviluppo. Io con questo concludo il video dedicato a Nepenthes miranda, ci tenevo veramente tantissimo a parlare ancora di questa meravigliosa pianta. Le tillandsie le ho spostate, le ho inserite sotto il gazebo perché ricordiamoci anche qui che questo passaggio di stagione fa sì che le tillandsie, che non sopportano una continua bagnatura, hanno bisogno di essere riparate, perché adesso siamo in settembre, quasi alla metà di settembre, tra 2 giorni, 3 giorni è il mio compleanno, compirò 54 anni, è da tantissimi anni che coltivo piante carnivore e le tillandsie, vabbè, questo non c'entra nulla, comunque le tillandsie non vogliono essere bagnate spesso, quindi cominceranno anche le piogge. Queste piogge continue magari, se ci sono delle settimane intere di pioggia, possono danneggiare le nostre tillandsie, quindi se le abbiamo fuori all'aperto adesso è il momento di prenderle e ripararle un pochettino prima del ricovero definitivo poi fine autunno-inverno nella nostra casa, dove poi provvederemo ad innaffiarle in un certo modo. Ricordiamoci di spostarle perché adesso poi arriveranno parecchie piogge. Nepenthes miranda e io vi salutiamo e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutte e grazie come sempre. Ciao ciao!